Oggi ci troviamo nella terra dei koala e dei canguri. Provate un po' a indovinare dove siamo? Ebbene sì, oggi siamo in Australia, più precisamente nello stato del Queensland, in una città che si chiama Gold Coast, e oggi andremo a visitare tutta questa parte nord-est dell'Australia, dove dicono che è la parte un po' più turistica, un po' più vacanziera. In questo momento però qui è inverno e come vedete il clima non è dei migliori. Siamo appena usciti dall'aeroporto, siamo arrivati con un volo diretto da Melbourne che è durato all'incirca 2 ore. E oggi andremo a visitare tutta questa parte di costa del nord-est dell'Australia. Dicono che è una delle parti migliori, quindi in questo momento stiamo solo aspettando il van che ci venga a prendere, la compagnia di noleggio che ci affiderà questo furgone, con la quale ci si può anche dormire dentro, e in questi giorni li prenderemo per visitare, per conoscere un po' questa nuova parte dell'Australia, quindi let's go! Adesso vi faccio vedere il furgone che abbiamo noleggiato, che è questo qui. Come vedete qua c'è un po' di disastro perché abbiamo le valigie che dobbiamo sistemare, ma questa parte qua si può distendere in modo tale che si possa dormire. Qui c'è anche l'attacco per il tavolino nel caso uno volesse mangiare. Abbiamo comprato qualche bottiglietta d'acqua e poi c'è la parte dietro dove, come vedete, c'è un po' di roba, c'è il lavandino, ci è stato detto che ci sono all'incirca 10 litri, una borsa frigo, qua c'è il kit per cucinare qualcosa, e qua c'è, credo, cosa c'è? Ah, c'è qualche piatto che noi utilizzeremo, piatti di plastica, ma comunque possono sempre servire. Prima esperienza col furgone, quindi c'è sempre una prima volta. Ok ragazzi, ci siamo appena fermati in un posto per mangiare, per fare pranzo, una specie di seafood, dove dentro c'è la roba che puoi scegliere e te la cucinano sul momento, tutta roba fresca. Qua potete vedere più o meno i prezzi dei piatti, girano tutti intorno ai $38,50, dollari australiani ovviamente, quindi all'incirca 25 euro. Qua abbiamo altre cose, una porzione di patatine, nel caso $6, e qua ci sono i piatti combinati che girano intorno ai $17, $14,50. Non male per essere in un posto abbastanza conosciuto qui. E poi dentro hanno tutta la roba fresca, come vedete, e puoi sceglierti qualsiasi tipo di cosa, dai calamari $9 ai granchi che al pezzo sono $6,50. Tanta roba. Mentre di qua abbiamo le ostriche, $27, la vaschetta come questa qui. Non male, molto carino. Poi abbiamo preso dei calamari, tanta roba, un po' di limone. Poi qua ci sono anche i nostri amici. Come sempre qui in Australia è molto comune trovare questi barbecue dove sono completamente gratuiti. La bombola la cambia il comune, non so ogni quanto vi faranno una manutenzione programmata, e tu puoi venire qua, portarti la tua roba e cucinare, sederti e rilassarti
durante la giornata. Qui hanno veramente una particolarità dell'Australia, che hanno veramente tante aree break, tanti parchetti così proprio per mangiare, perché loro tendono molto il weekend a proprio farsi barbecue, a rilassarsi. Quindi per chi venisse qui in Australia troverà molte aree verdi del genere per poter mangiare e farsi qualche barbecue. Qua abbiamo una spiaggetta che tra l'altro si è ritirata parecchio. Non mi sembra di essere... cioè è veramente differente tra Melbourne e qui, nel senso che sembrano proprio due stati diversi. È vero che una è una metropoli, qua invece magari è un posto un po' più estivo, però sembra proprio di essere in un altro paese. Una cosa che ho notato qui in Australia è che in tutte le spiagge ci sono le alghe. Se tu vai nelle spiagge australiane, al 90% troverai sempre le alghe a riva, una cosa pazzesca. Non me l'aspettavo di trovarla così deserta. È vero che è inverno, è vero che non è la stagione estiva, però c'è veramente pochissima gente, ragazzi. Cioè, è deserta. Guardate qua che cosa hanno. Credo per le bici, hanno tutte le varie brugole. Nel caso, non lo so, credo nel caso ti si bucasse una ruota o qualcosa del genere. Questo non l'avevo mai vista. Pazzesco. Là c'è qualcuno che sta pescando. Sto andando a vedere una spiaggia che mi è stata consigliata prima. Tra l'altro qui c'è un cartello. Forse si possono trovare pure le tartarughe. Interessante. Questo è il sentiero. Mamma mia, c'è il mare in burrasca. Cazzo. C'è un vento parecchio forte. Mamma mia, l'acqua arriva quasi fino... Guardate fino a dove arriva l'acqua. Questo è il panorama, ragazzi. Benvenuti in Australia. Siamo al nord-est dell'Australia, più precisamente Privry Island, che è un'isola un po' più a nord di Brisbane. Un'isola che purtroppo in questo momento ci troviamo in inverno, ma in estate è molto molto visitata, ovviamente da turisti prevalentemente australiani, perché come ben sapete qui in Australia c'è turismo, ma è un turismo diverso, è più un turismo interno. Come vedete non c'è nessuno, ci sono solo io. E un'altra particolarità che sto vedendo, le onde che rilasciano questa schiuma. Io personalmente non l'avevo mai visto. Guardate quanto è forte la corrente. Non so se riuscite a vederlo lì, c'è proprio una conca della sabbia. Cioè, pazzesco. C'è l'acqua che arriva fino, guardate. Cioè, rilascia proprio schiuma. Potrebbe anche essere che non è pulitissimo, non so, magari rilascia semplicemente la sabbia, quindi c'è anche la sabbia dentro e rilascia questa schiuma. Guardate com'è. Sì, in effetti sì, c'è sabbia dentro. Questa sì che è una spiaggia non contaminata dall'uomo. Questa è così come la vedete. Molto molto bella. Posso dirvi la verità? Sinceramente sono contento che piova, così non c'è nessun tipo di macchina, veicolo, furgone.
Tra l'altro stavo vedendo se riuscissi a intravedere qualche koala, ma niente, non riesco a intravederne. Non so se piove, se tendono a nascondersi o... L'unica cosa, qui devi fare un po' più attenzione nello stato del Queensland, perché a differenza magari del Victoria, quindi a Melbourne, qua i serpenti ci sono e come, quindi diciamo che devi fare un po' più attenzione a differenza di altri stati. Spero di riuscire a vederne qualcuno, la verità, perché non sono ancora riuscito a vederne uno. Adesso proviamo a spostarci in un altro posto che ci è stato consigliato e vediamo se si riesce a vederne qualcuno o meno. Guardate come sono le case qui. Quasi tutti hanno la barca. Sono posti veramente belli, veramente tranquilli. Non so se mi piacerebbe vivere qua, sono sincero. Guardate quante roulotte che hanno. E che roulotte che hanno. Io credo, come in Australia, come in altri 1000 posti del mondo, quando vivi in posti così tranquilli, con poca gente, la solitudine la percepisci. Con l'andare del tempo, secondo me, la solitudine la percepisci. Senza nulla togliere a questi bellissimi posti, perché veramente, guardate ad esempio sta villetta. Cioè, è spaziale. Qua c'è l'area Kangaroo Zone. C'è scritto di fare attenzione perché potrebbero attraversare i canguri. Qua non so se lo vedete, c'è scritto Wildlife. Pazzesco. Hanno messo anche le recinzioni, come vedete, in alcuni punti, onde evitare che ne passi qualcuno e si possa investire qualche canguro. Ok, ci siamo appena fermati dopo qualche ora di macchina, dopo all'incirca 200 km in questo parco naturale chiamato Springbrook National Park, dichiarato tra l'altro patrimonio dell'UNESCO, quindi andiamo a fare un giro, vediamo cosa riusciamo a trovare. National Park. Questo parco è protetto dalla sua natura. Ah, bene. Sanzioni applicabili. Questo cos'è? Un lemure. Bene, bene. Proviamo a dirigerci in quella direzione di là. Qua c'è una casetta, non so se ci abitano o c'è qualcos'altro in particolare. Questa è praticamente una foresta pluviale a tutti gli effetti. Qua credo che ci sia un'alluvione in corso perché non smette. Qua cosa c'è scritto? Per favore non lasciare boardwalk, che è questa qua, passerella credo. Ah ok, c'è scritto di camminare su questa passerella perché queste piante sono fragili, di non camminare su questo lato qua. Bene. Wow. Questa è proprio natura incontaminata. Guardate che bello. Guardate questi alberi. Mi piacerebbe incontrare qualche koala, ma dubito. Invece non mi piacerebbe incontrare qualche serpente, cosa che qua credo ci possano essere. Mamma mia, guardate questo tronco quanto è grosso, pazzesco, cioè è enorme. È enorme.
Chissà da quanto tempo che è qua. Ah, qua c'è scritto qualcosa. No, solo che si può incontrare questo tipo di animale qua. Cos'è? Tipo un topolino? Comunque sia, continuiamo in questa direzione e vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcosa di nuovo. Tra l'altro c'è scritto che andando verso di qua bisognerebbe intravedere una cascata, quindi andiamo a vedere. Vediamo qua cosa c'è scritto. Queensland Forest Service Aboriginal, quindi il servizio forestale del Queensland degli aborigeni, con tutti i nomi. Perché per chi non lo sapesse, ricordiamoci che l'Australia non è degli australiani, prendete tra virgolette questa frase qua. I veri abitanti dell'Australia erano e ci sono tuttora gli aborigeni, che poi sono stati molti anche sterminati da tutta la banda di James Cook quando è arrivato qui e ha scoperto l'Australia, anche se prima ancora l'aveva scoperta un olandese con la prima navigazione, con le prime navigazioni. Quindi ricordiamoci che questo territorio è degli aborigeni e se non erro ci sono anche alcuni territori, alcuni terreni proprio, che se li vuoi comprare qui in Australia devi chiedere permesso al comune aborigeno, cioè una cosa pazzesca, perché ci sono dei terreni che sono proprio solo esclusivamente loro, cioè neanche il governo australiano può farci nulla, devi andare diretto da loro e chiedere permesso a loro. Vediamo cosa c'è. Ah, qua c'è la cascata, foresta di eucalipto, che dovrebbe essere tutta di là, che purtroppo non si vede per la nebbia. Vediamo un po' la cascata. Oh, guardate, mamma mia, che spettacolo. Tra l'altro è altissimo, non so se si vede, ma c'è tipo un burrone di 400 metri all'incirca. Bellissimo. Questi sì che sono i paesaggi che vedi veramente poche volte nella vita. Sull'Australia credo si possa dire di tutto, ma a livello di paesaggi, natura, animali, ha una bellezza tutta sua, ragazzi. Pochi posti veramente, qua ci sono dei paesaggi che puoi trovare solo esclusivamente qua. Guardate che bello. No, ma è qualcosa di pazzesco. È altissimo. Cioè, guardate. Pazzesco. E là sopra c'è tutta la foresta dell'eucalipto, mentre lì sotto tutta la parte subtropicale. Che emozione, tanta roba. Bellissimo. Pericolo. Per la tua sicurezza questa porta sarà chiusa nei periodi di alto rischio di incendio. Quasi volo. Qua devi fare piano piano perché metti il piede male e ti catapulti di giù. Ok, proseguiamo sempre di qui perché, come vedete, è l'unica strada.
cosa abbiamo qua. Questa è un'altra zona. Come vedete si possono incontrare sia aquile che serpenti, quindi attenzione, in questo caso me lo dico a me e per chi volesse venire qui. Rieccoci qui ragazzi, come vedete mi trovate con una nuova felpa, questo non perché è un altro giorno, ma semplicemente perché sono dovuto andare via di lì perché stava iniziando veramente un nubifragio e ero zuppo marcio, quindi ho deciso di riavvicinarmi qui in Gold Coast dove mi trovo adesso e di farmi una bella doccia. Passerò sicuramente qui la sera, mentre probabilmente domani mi sposterò verso Byron Bay. Questa è la visuale ragazzi, questo è il panorama. È molto molto simile a Miami qui. Vedete come sono le spiagge chilometriche. Credo che la spiaggia, questa è la spiaggia di Surfer Paradise, che è la zona un po' più di nicchia qui, ed è lunga mi sembra 14 km ed è molto molto simile a Miami. È molto molto simile alla Florida, infatti se vedete qua vedete i grattacieli di fronte alla spiaggia, di là pure, e poi vedete questa spiaggia chilometrica. Questa spiaggia che devo dire che è bellissima, ma non ti puoi fare il bagno. E voi direte perché? C'è il cartello lì all'entrata della passerella che dice che non ci si può fare il bagno. Infatti come vedete non c'è alcun tipo di cabina di salvataggio dei bagnini. Qua possono solo e esclusivamente surfare. Non potrebbero entrare i cani, non potresti far volare il drone, c'è scritto che non puoi far volare il drone, quindi come avrete capito qui in Australia sono molto molto stricte, nel senso che rispettano molto molto le regole, come anche è giusto che sia, però sono veramente, qua usano questo termine by the book, nel senso che fanno tutte le cose secondo come devono essere fatte. E come vi ho detto prima, molto probabilmente domani mi sposterò, quindi ci vediamo domani. Buongiorno ragazzi. In questo momento mi trovo in una cittadina chiamata Byron Bay, nella parte a est dell'Australia, e in questo momento sto andando a vedere il punto panoramico più a est dell'Australia. Questa è una spiaggia chiamata Little White Ghost Beach. Ovviamente non ci sono i bagnini, l'acqua è bassa e come vedete c'è anche pericolo squali, sharks. Non si può accampare, cani, non si può fumare, droni e non si può utilizzare la moto d'acqua, ma qua mi sembra abbastanza difficile. Noi proseguiamo per questo sentiero qui e stiamo andando a vedere il punto, l'estremità più ad est dell'Australia. Questa località chiamata Byron Bay è stata una delle prime località, dopo Sydney ovviamente, scoperte da James Cook, ovvero il navigatore nonché il cartografo che ha scoperto l'Australia. Guardate com'è bello, è pazzesco. Io credo che questi paesaggi è difficile vederli da altre parti. Guardate qua, guardate il mare, che potenza. Qui vediamo adesso magari se riusciamo a intravedere anche qualche squalo, chi lo sa. Mi piacerebbe vederne qualcuno.
Guardate le rocce, quanto sono possenti. C'è un'umidità pazzesca, ci sono 20 gradi ma è come se ce ne fossero, non lo so, 30, perché è veramente una cosa incredibile. Qua è ripreso a piovere, in questi giorni non ha smesso un secondo, anche se deduco che qui in inverno specialmente piova parecchio. Guardate che spettacolo, siamo finalmente arrivati nella punta più ad est dell'Australia. Guardate. Guardate il mare, che potenza. Sto intravedendo anche qualche squalo, perché laggiù in fondo ho visto almeno 3 o 4 pinne e suppongo siano squali. Guardate che pazzesco che è. Guardate che panorama. Non so se possa rendere il video, ma sembra veramente la scena di un film. Guardate quanto è forte il mare. Ci saranno delle onde almeno di 6-7 metri. Ecco, non so se l'Australia, io credo che puoi amarla come puoi odiarla, però una cosa c'è da dirla, che questi paesaggi, pochi stati offrono questi paesaggi veramente così mozzafiato. Guardate il promontorio che c'è qua. Non so per quanto riuscirò a fare ancora il video, perché sono zuppo e ho notato che la telecamera sta iniziando a non funzionare più. Quindi nel caso non ci vedessimo più, ci vediamo nel prossimo video. Continuate a seguirmi. Se il video vi piace fatemelo sapere. Molto probabilmente presto mi sposterò dall'Australia, quindi lascerò un sondaggio e sarete voi a scegliere la prossima destinazione. Ciao!